Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. La nostra farfallina sta prendendo forma. L'altra volta vi ho spiegato come realizzare la faccia con le sue decorazioni e come bloccare tutti i nodini al suo interno. Oggi completiamo il corpo e realizziamo tutti i vari dettagli. L'altra volta ci siamo lasciati con i 7 giri di punto su punto a punto basso. Adesso inizio subito questo giro con un punto basso. Marco subito il punto e adesso lavoro altri 6 punti bassi, quindi compreso il punto marcato devo avere un totale di 7 punti bassi. Adesso lavoro una diminuzione, proprio come ho fatto per la testolina, quindi prendo soltanto la solina davanti del punto successivo. Entro nel punto successivo e prendo soltanto la solina davanti, chiudo le prime 2 asoline, chiudo le ultime 2 asoline. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere, lavoro 7 punti bassi, lavoro una diminuzione. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, 7 punti bassi e una diminuzione, mi raccomando ho iniziato con 7 punti bassi quindi devo terminare con una diminuzione e alla fine di questo giro devo avere un totale di 48 punti bassi, ci vediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato, ho appena lavorato una diminuzione, quindi il mio giro è giusto, tolgo il marcapunto e vado avanti. Lavoro subito un punto basso. Segno subito questo punto e adesso lavoro altri 2 punti bassi, quindi compreso questo punto marcato devo avere un totale di 3 punti bassi. Entro nel punto successivo e lavoro una diminuzione. Adesso lavoro 3 punti bassi. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 3 punti bassi. Lavoro una diminuzione. Lavoro 3 punti bassi. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, 3 punti bassi, una diminuzione, 3 punti bassi, 3 punti bassi, una diminuzione, 3 punti bassi. Devo terminare con 3 punti bassi e alla fine di questo giro devo avere un totale di 42 punti bassi. Noi ci vediamo tra un po'. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete, ho 3 punti bassi, quindi il mio giro è giusto. Tolgo il marcapunto ed inizio subito il nuovo giro con un punto basso. Segno subito questo punto.
Adesso lavoro altri 4 punti bassi, quindi compreso questo punto devo avere un totale di 5 punti bassi. Entro nel punto successivo e lavoro una diminuzione. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 5 punti bassi, lavoro una diminuzione. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, 5 punti bassi una diminuzione, mi raccomando ho iniziato con 5 punti bassi quindi devo terminare con una diminuzione, alla fine di questo giro devo avere un totale di 36 punti bassi, noi ci vediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Inizio subito questo nuovo giro con un punto basso. Marco subito questo punto, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. In totale dall'inizio devo avere 2 punti bassi. Adesso lavoro una diminuzione. Adesso lavoro 2 punti bassi. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 2 punti bassi, lavoro una diminuzione, lavoro 2 punti bassi. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, 2 punti bassi, una diminuzione, 2 punti bassi, 2 punti bassi, una diminuzione, 2 punti bassi fino ad arrivare qui. Devo terminare con 2 punti bassi, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato e alla fine di questo giro devo avere un totale di 30 punti bassi. Noi ci vediamo tra un po'. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete, piano piano stiamo chiudendo il corpo della farfallina. Adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto ed inizio subito questo nuovo giro con un punto basso. Segno subito il punto. Adesso lavoro 2 punti bassi, quindi compreso il punto marcato devo avere un totale di 3 punti bassi. Adesso entro nel punto successivo e lavoro una diminuzione. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 3 punti bassi. Lavoro una diminuzione. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza, 3 punti bassi, una diminuzione. Mi raccomando, devo terminare con una diminuzione, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato e alla fine di questo giro devo avere un totale di 24 punti bassi. Noi ci vediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato.
Inizio subito questo nuovo giro con un punto basso. Segno subito questo punto. Adesso lavoro una diminuzione. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro un punto basso, lavoro una diminuzione, lavoro un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza: un punto basso, una diminuzione, un punto basso, un punto basso, una diminuzione, un punto basso. Devo terminare con un punto basso e alla fine di questo giro devo avere un totale di 18 punti bassi. Noi ci vediamo tra un po'. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Tolgo subito questo marcapunto ed inizio il nuovo giro con un punto basso. Segno subito questo punto. Adesso lavoro una diminuzione. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro un punto basso, lavoro una diminuzione. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza: un punto basso e una diminuzione. Mi raccomando, ho iniziato con un punto basso, quindi devo terminare con una diminuzione. Alla fine di questo giro devo avere un totale di 12 punti bassi. Noi ci vediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Allargo bene la solina sull'uncinetto e prima di lavorare l'ultimo giro vado a riempire il corpo con l'imbottitura. Il trucchetto è sempre lo stesso: inserisco l'ovatta, mi aiuto con le mani o con una forbice, poi inserisco un dito all'interno del corpo e spingo l'ovatta verso la parte diciamo esterna, in modo tale da non deformare la lavorazione. Io adesso continuo a riempire questa parte e poi noi ci vediamo per vedere come lavorare l'ultimo giro. Come potete vedere ho riempito il mio corpo e questo è il risultato. Adesso vedete inserisco il dito all'interno del corpicino, spingo bene l'ovatta, vedete c'è ancora un pochino di spazio, quindi prendo un pochino di imbottitura e vado a riempire questo spazietto. Poi con le mani modello bene il corpicino. Spingo bene l'imbottitura in modo tale da poter lavorare bene l'ultimo giro e cosa faccio? Rimetto l'uncinetto al suo posto, tolgo il marcapunto ed inizio subito questo giro con una diminuzione.
Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso lavoro una diminuzione. Adesso termino di lavorare il giro lavorando altre 4 diminuzioni, quindi adesso vado avanti con la lavorazione e poi noi ci rivediamo per vedere come continuare il corpicino. Come potete vedere sono andata avanti con il giro di diminuzioni e questo è il risultato. Ho appena lavorato la sesta diminuzione, adesso senza chiudere il giro taglio il filo e ne taglio un pochino perché poi questo filo mi servirà per chiudere questa parte, quindi sfilo l'uncinetto e per il momento lasciamo il corpicino aperto. Adesso metto da parte la farfallina e vi spiego come realizzare le braccia. Prendo sempre il color nude, prendo il mio uncinetto sempre 2,5 e realizzo un cerchio magico. Adesso lavoro 8 punti bassi. Sul primo punto basso metto sempre un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Chiudo il cerchio magico e lo stringo il più possibile. Tolgo il marcapunto. Metto questo filo che ho utilizzato per chiudere il cerchio in orizzontale, entro qui nel primo punto basso e lavoro un punto basso. Prendo subito un marcapunto e segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo avere sempre un totale di 8 punti bassi. Una volta terminato questo giro vado a lavorare altri 6 giri di punto su punto a punto basso, quindi devo avere sempre un totale di 8 punti bassi e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare le braccia. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso sfilo l'uncinetto, allargo bene la solina e vado a riempire un pochino questo primo braccio. Quindi prendo un pochino di imbottitura, la modello un pochino, poi con l'aiuto delle forbici vado a riempire la parte. Adesso cosa faccio? Con le mani modello bene il braccio, mi raccomando va riempito un pochino, non troppo, Poi reinserisco l'uncinetto al suo posto, tolgo il marcapunto, entro qui nel punto successivo e poi piego a metà il braccio ed entro nel corrispondente punto dall'altra parte e semplicemente lavoro un punto basso. Poi entro nel punto successivo, prendo anche il punto corrispondente di dietro e lavoro un punto basso. Entro nell'ultimo punto disponibile, entro nel corrispondente punto dall'altro lato e lavoro un punto basso. E in questo modo, vedete, ho cucito il mio braccio. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino perché questo filo mi servirà per cucire il braccio. Tiro bene il filo
Ed ecco qui il risultato, guardate che carino. Nello stesso identico modo andrò a realizzare anche l'altro braccio. Adesso metto da parte questo braccino e vi spiego come realizzare le antenne. Allora, prendo il rosa e realizzo un cerchio magico. Adesso lavoro 6 punti bassi. Sul primo punto basso inserisco sempre un marcapunto. Chiudo completamente il cerchio, tolgo questo marcapunto, metto il filo iniziale in orizzontale, entro qui nel primo punto basso, quindi dove c'era il marcapunto, e lavoro subito un punto basso. Segno questo punto. Rientro nello stesso identico punto dove sono appena entrata e lavoro un secondo punto basso. In questo modo ho lavorato un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro così, cioè per ogni punto basso sottostante lavoro un aumento. Ho iniziato con 6 punti bassi, quindi devo avere alla fine di questo giro un totale di 12 punti bassi. Noi ci vediamo tra un po'. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso tolgo il marcapunto ed inizio subito il nuovo giro con un punto basso. Segno subito questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo avere sempre un totale di 12 punti bassi. Mi raccomando, fate molta attenzione, man mano che andrete a lavorare il giro, il lavoro tende a chiudersi in questo modo. Voi dovete spingere questa parte verso di voi perché dovete sempre mantenere il dritto del lavoro davanti a voi. Una volta terminato questo giro, lavoro altri 2 giri di punto su punto a punto basso, devo avere sempre un totale di 12 punti bassi, quindi adesso termino questo giro, lavoro gli altri 2 e poi noi ci rivediamo. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato i 3 giri di punto su punto a punto basso e posso andare avanti, quindi tolgo il marcapunto ed inizio subito questo giro con una diminuzione, lavorata sempre nello stesso modo. Marco subito questo punto e lavoro una diminuzione. E adesso semplicemente lavoro altre 4 diminuzioni. Mi devo trovare con un totale di 6 diminuzioni. Io adesso vado avanti e noi ci vediamo quando ho quasi terminato l'ultima diminuzione, così vi faccio vedere come effettuare il cambio colore. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho appena iniziato a lavorare la sesta diminuzione. Vedete ho 3 asoline sull'uncinetto. Adesso cosa faccio? Chiudo le prime 2 asoline,
mi rimangono 2 asoline. Adesso metto in sospeso il color rosa e riprendo il color nude. Mi aggancio in questo modo con l'uncinetto e chiudo le 2 asoline. In questo modo ho lavorato la diminuzione con il rosa, ma ho agganciato anche il colore nuovo. Adesso tiro bene queste 2 codine, le metto in orizzontale per nasconderle, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Marco subito questo punto. Adesso, prima di andare avanti con la lavorazione, taglio questo filo rosa che ormai non mi serve più. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo avere sempre un totale di 6 punti bassi. Una volta finito questo giro lavoro altri 5 giri di punto su punto a punto basso, quindi in totale devo avere 6 giri di nude e poi noi ci rivediamo per vedere come continuare. Prima di lasciarvi, cosa faccio? Allargo bene lo spazietto del rosa e vado a riempire la prima parte dell'antennina con dell'imbottitura. Ne metto un pochino e non troppa. Ok, una volta detto questo, vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato i miei 6 giri di punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Adesso entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto bassissimo, catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino per poter cucire l'antennina alla testolina. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e adesso allargo bene questa parte e vado ad inserire un pochino di imbottitura. Mi raccomando, sempre riempio un pochino e non troppo l'antennina. Adesso, nello stesso identico modo in cui ho realizzato questa antennina, vado a realizzare l'altra e poi noi ci rivediamo per vedere come cucire tutte le parti. Ho realizzato le 2 antennine e le 2 braccine. Adesso riprendo la mia farfalla e vado a cucire queste parti. Partiamo dalle braccia. Prendo il primo braccio e lo posiziono all'incirca a metà testa e posiziono la parte finale del braccino, questa parte, in corrispondenza dell'inizio del nasino e vado ad appuntare la parte con dei spilli. Adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Vedete? Lascio uno spazietto tra le 2 braccia, all'incirca 2 punti bassi. Ok, quindi io ho deciso di posizionare così le braccine, ma nel caso in cui non vi piacciono, potete posizionarle come preferite. Adesso cosa faccio? Inserisco qui dove ho tagliato il filo un ago.
entro qui sul primo punto basso del braccio, poi entro nel corrispondente punto sul corpicino della farfalla ed entro proprio sul punto dove devo andare a cucire il braccio, in modo tale poi da non far vedere nessun filo, e faccio passare l'ago. Così, vedete? Adesso cosa faccio? Entro nel punto sul corpicino a fianco e faccio passare il filo. Poi entro nel secondo punto basso del braccino e faccio passare il filo. Adesso entro nell'ultimo punto basso del braccino, poi entro sempre nel corrispondente punto sul corpo della farfallina e faccio passare il filo. Adesso tolgo anche gli spilli perché non mi servono più. Una volta fatto questo, vedete il risultato è veramente molto bello, non si vede alcuna cucitura. Adesso potete lasciare il braccio movibile oppure fare come me e andarlo a bloccare. Quindi rientro qui nel punto dove sono appena entrata ed esco qui sul primo punto basso. Adesso cosa faccio? Entro qui nel punto basso successivo e faccio uscire l'ago più o meno all'altezza di dove voglio andare a bloccare questo braccino. E faccio passare logicamente il filo. Adesso entro nel punto vicino al punto dove sono appena uscita, entro anche nel corpicino della farfalla e poi faccio uscire l'ago in corrispondenza del punto vicino all'attaccatura della testa. Così. E vedete, in questo modo ho bloccato il braccino. Adesso non mi rimane altro da fare che andare a bloccare questa cucitura, quindi entro qui sull'ultimo punto del braccino, entro qui proprio nell'attaccatura tra la testolina e il corpicino, prendo magari una sola solina di nude per non far vedere il nodino e faccio un nodino. Per sicurezza faccio un secondo nodino sempre qui in prossimità dell'attaccatura. Adesso faccio un nodino volante, rientro dove ho appena fatto il secondo nodino e faccio uscire l'ago dall'altra parte della testa, in modo tale da bloccare questo nodino volante al suo interno. Adesso taglio la parte di filo in eccesso
Modello bene la testolina per nascondere eventuali rimanenze di filo e questo è il risultato. Nello stesso identico modo in cui ho cucito questo braccio, cucio anche l'altro e poi noi ci rivediamo per cucire le antenne. Come potete vedere ho cucito tutte e due le braccine, guardate che carine. Adesso vado a posizionare le antenne e poi le cucio, quindi prendo un'antennina, mi raccomando, vado a cucire l'antenna lungo tutta la circonferenza, quindi non schiacciate l'antennina, ok? Deve rimanere così aperta e la vado a posizionare all'incirca al centro della testolina e partendo dal cerchio magico salto all'incirca 1, 2, 3, 4 e 5 righe, quindi entro qui tra la quinta e la sesta riga ed inserisco uno spillo. Poi prendo un altro spillo e blocco l'altra estremità. Adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato. Controllo che le due antennine si trovino più o meno sulla stessa riga e nel caso le sistemo. Ok, una volta fatto questo cosa faccio? Qui all'estremità dell'antennina inserisco un ago e vado a cucire l'antennina alla testa. Quindi entro qui nel primo punto basso dell'antennina e faccio passare l'ago e tiro bene il filo. Poi entro nel corrispondente punto sulla testolina, vedete prendo così tutto il punto intero, magari prendo anche il punto a fianco così mi avvantaggio già per il punto successivo da cucire e faccio passare il filo. Adesso entro nel punto successivo sull'antennina e anche in questo caso faccio passare il filo e semplicemente continuo a cucire così tutto il resto dell'antennina. Quindi una volta entro sull'antennina e poi entro sulla testolina. Una volta entro sulla testolina e poi sull'antennina. Io adesso continuo a cucire così tutto il resto dell'antennina. Una volta arrivo da qua, blocco la cucitura con due nodini proprio come ho fatto con le braccine, poi faccio un nodino volante e nascondo il filo all'interno della testa. Nello stesso identico modo cucio anche l'altra antennina. Noi ci rivediamo tra un po' per vedere come decorare il corpo. Come potete vedere ho cucito le due antennine e questo è il risultato, vedete non si vede niente, guardate che carine, poi potete modellarle come più preferite. Allora, una volta detto questo, cosa faccio? Prendo un pezzo di filo di cotone, sempre numero 5 bianco, e prendo un pezzo di filo abbastanza lungo, lo metto in doppio sul lago e lo vado a bloccare all'estremità con 2 ma anche 3 nodini, proprio come ho fatto per il cotone nero. E adesso cosa faccio? Inserisco l'ago qui al centro dei 6 punti lasciati aperti, qui dove ho lasciato proprio i punti in sospeso ed esco in un qualsiasi punto del corpo e tiro tutto il filo.
Adesso cosa faccio? Entro qui in una asolina proprio subito dopo il punto dove sono uscita, in questo modo, vedete? Prendo soltanto una asolina del punto e faccio uscire un pochino l'ago, così. Adesso cosa faccio? Prendo questa parte di filo e la vado ad avvolgere 3 volte intorno al lago. Guardate bene le immagini che spiegano meglio delle parole. Adesso posiziono il filo in questo modo, vedete le 3 volte si sono raggruppate qui sotto, spingo bene con la mano e faccio passare l'ago con tutto il filo. E questo è il risultato. Vedete, una sorta di puntino. Adesso, se c'è bisogno, tolgo l'eventuale imbottitura che esce fuori. Adesso cosa faccio? Semplicemente entro nel punto subito dopo a quello dove mi sono agganciata per creare questo nodino ed esco nel prossimo punto dove voglio andare a ricamare. Così. E semplicemente questo è il ricamo che andrò a ripetere per tutto il resto del corpo e lo riproduco dove preferisco, quindi in punti sparsi. Adesso vi faccio vedere un'altra volta come farlo, quindi entro qui in una asolina vicino al punto dove sono uscita e prendo soltanto un'asolina del punto, mi raccomando, non tutto il punto. Adesso faccio uscire un pochino l'ago, prendo il filo in questo modo e lo vado ad avvolgere 3 volte intorno al lago. Sposto il filo in questo modo, raggruppo il decoro così, lo tengo bloccato con la mano e faccio passare l'ago con tutto il filo. Adesso entro nel punto subito dopo la parte dove mi sono agganciata per creare il decoro e faccio uscire l'ago nel prossimo punto in cui ho intenzione di andare a realizzare il decoro. Quindi, come avete potuto vedere, realizzare questa decorazione è veramente molto semplice e il risultato è veramente molto carino. Io adesso continuo a decorare tutto il resto del corpicino in questo modo, faccio diversi punti sparsi per tutto il corpo e poi noi ci rivediamo per vedere come bloccare la cucitura. Come potete vedere ho decorato tutto il corpo e questo è il risultato, guardate che carino. Allora adesso ho lavorato l'ultimo puntino ed ho fatto uscire l'ago proprio al centro dei 6 punti lasciati aperti, quindi nel punto dove ho iniziato la cucitura. E adesso cosa faccio? Semplicemente faccio un nodino volante e nascondo il filo all'interno del corpicino.
Adesso taglio la parte di filo in eccesso. Sistemo il corpo per nascondere eventuali fili e adesso non mi rimane altro da fare che andare a chiudere questa parte. Quindi qui inserisco un ago. Tolgo questo marcapunto perché non mi serve più. Adesso inserisco l'ago passando dall'esterno proprio qui dove avevo messo il marcapunto e faccio passare il filo. Adesso entro passando dalla parte interna nel punto successivo. Passando dalla parte esterna entro nel punto successivo. Passando dall'interno entro nel punto successivo. Passando dall'esterno entro nel punto successivo e adesso tiro il filo e vedete, in questo modo ho chiuso tutti i punti. Adesso cosa faccio? Entro in una solina subito dopo l'ultimo punto preso e faccio un nodino per bloccare questa cucitura. Per sicurezza entro in un punto subito dopo e faccio un secondo nodino. Faccio un nodino volante. Rientro dove ho appena fatto il secondo nodino e faccio uscire l'ago in un qualsiasi punto del corpicino. Adesso taglio la parte di filo in eccesso. Sistemo bene il corpicino e la farfallina è quasi terminata. Allora, oggi vi ho spiegato come realizzare tutte queste parti, come decorare il tutto. Noi ci vediamo la prossima volta con l'ultima parte dove vi spiego come realizzare le ali e come cucirle, così completiamo il nostro progetto. Grazie mille per seguirmi. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi aggiornamenti. Se vi è piaciuta la spiegazione, lasciate un bel like e magari mandatemi qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille, ciao ciao!